Questo è lo smart ring più economico su Amazon, ma ne varrà davvero la pena? Ciao ragazzi, sfruttiamo queste ultime, credo, giornate all'aperto per recensire questo dispositivo. Si tratta di uno smart ring, un anello smart di quelli che vanno tanto di moda nell'ultimo periodo, ma la sua particolarità è che costa un decimo rispetto ai modelli più blasonati. Se infatti lo smart ring di Samsung costa quasi 500 euro, questo anellino ne costa 50. E se volete acquistarlo, ragazzi, lo trovate nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci e cercate Decalife Smart Ring. Ma la vera domanda è: vale davvero la pena spendere questi 50 euro o meglio uno smartwatch o una smart band? Beh, scopriamolo insieme. Questa è la confezione in cui vi arriverà questo anello. Come vedete è disponibile in due colori, nero, quello che ho preso io, e color oro. Ci sono ovviamente diverse taglie e vi lascio anche una tabella che vi aiuterà nella scelta della taglia più corretta per il vostro dito. Come design, ragazzi, è praticamente un anello in acciaio inossidabile di dimensioni davvero è sottilissimo. Guardate, questo è un anello classico, non smart, lui è lo smart ring. È davvero impercettibile la differenza, se non fosse che lo smart ring ovviamente al suo interno è dotato di una serie di sensori. Su quale dito della mano è meglio indossare lo smart ring? Beh, nonostante le dita siano molto vascolarizzate, e per questo motivo in teoria la lettura è migliore rispetto al polso, a quella di uno smartwatch, le dita migliori per indossare uno smart ring, un anello smart, sono il pollice, l'indice o l'anulare. Attenzione però a rivolgere i sensori verso la parte inferiore del vostro dito. Di quali sensori è dotato questo anello smart? Beh, ovviamente del cardiofrequenzimetro per il battito cardiaco, saturazione dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio della qualità del sonno, calorie bruciate e passi percorsi. La ricarica è magnetica, vi basterà avvicinare il cavetto all'anello e inizierà subito la ricarica. Come vedete c'è un LED rosso che si accende e che diventa verde quando la ricarica è completa. L'autonomia è la grande incognita di questi dispositivi, perché potete ben capire che la batteria al loro interno è piccolissima. Sono dichiarati 7 giorni di autonomia per questo smart ring, ma io non ho superato i 2 giorni di utilizzo. Comunque c'è da dire che la ricarica con il suo cavetto USB in dotazione è velocissima, in mezz'ora è completamente carico. Quindi, come vi ho anticipato, uno smart ring permette di fare le stesse cose che vi permette uno smartwatch o smart band, senza però il display. Quindi si basa tutto sul fatto di averlo al dito, poi magari a fine giornata aprite l'applicazione sul vostro smartphone, che ora vedremo, e scaricate i dati o comunque li consultate. Essendo le dita della mano molto più vascolarizzate del polso, in teoria la lettura delle informazioni, del battito cardiaco, dell'ossigeno nel sangue, eccetera, eccetera, dovrebbero essere più affidabili. E andiamo a vederla subito questa applicazione, che come interfaccia è abbastanza ben fatta e pulita, ci mostra subito tutti i dati raccolti nella home page, ma c'è da dire che la traduzione in italiano non è che sia poi così ottima. Queste sono tutte le varie impostazioni. Appena ho connesso tramite Bluetooth, in quanto ovviamente l'anello è dotato di Bluetooth integrato, l'applicazione ha rilevato un aggiornamento e l'ha subito scaricato. Comunque non è che abbiamo poi chissà quante possibili impostazioni, se non magari la possibilità di switchare l'unità di misura, la skin dell'applicazione, trova dispositivo e poco altro. E veniamo al primo difetto di questo anello smart economico, ovvero la connettività Bluetooth, che infatti spesso è problematica. Non mi si connette alla prima botta, anzi ora sto tentando già da un po', e lo smart ring non vuole saperne di connettersi al Bluetooth, e questo è un problema, essendo lui un dispositivo Bluetooth. Comunque andiamo a vedere quali dati ha raccolto. Abbiamo innanzitutto l'attività generale con le calorie, i passi e i chilometri, metri percorsi. Abbiamo la qualità del sonno in una tab dedicata, ed restituisce davvero molte informazioni, come la durata totale, l'efficienza del sonno, sonno leggero, sonno profondo, tempo sveglio, profilo del sonno. Abbiamo la frequenza cardiaca
che possiamo impostare in lettura ogni 5, 10, 15 o 30 minuti, oppure una volta ogni ora. Abbiamo la media, il minimo e il battito cardiaco massimo, con la possibilità di effettuare una lettura istantanea. C'è anche l'ossigenazione del sangue con il minimo, il massimo e la media, e infine il livello di stress con la media giornaliera. Insomma, le informazioni di certo non mancano. Per quanto riguarda l'attività sportiva, ragazzi, questi sono tutti i vari sport presenti al momento sull'applicazione, che sono tanti. C'è anche il nuoto, ovviamente essendo lei impermeabile. Vi mostro lo storico, in quanto c'è lo storico di ogni cosa, ovviamente, ragazzi, anche della frequenza cardiaca, comunque lo storico della mia attività sportiva di ieri. E anche qui ci sono molte informazioni utili. Bene, alla fine si è decisa a connettersi finalmente. Per quanto riguarda la qualità delle letture, ragazzi, saturimetro, battito cardiaco 82, invece qui abbiamo sull'anello 85. E anche per quanto riguarda la saturazione d'ossigeno nel sangue, la lettura non sembra poi così distante dalla realtà. Quindi, nonostante il prezzo sia un decimo rispetto ai competitor più blasonati, i sensori sembrano funzionare. C'è un problema, come avete visto, per quanto riguarda la connettività Bluetooth, che spero magari possa essere sistemata con un aggiornamento. Manca totalmente l'NFC, quindi non è possibile effettuare pagamenti tramite l'anello, cosa che invece è possibile fare con modelli più costosi. Quindi diciamo che resta un'alternativa allo smartwatch, o meglio alla Smart Band, se non volete portarvi un orologio dietro, ma semplicemente un anello che di fatto è molto più comodo da indossare e meno vistoso da meno nell'occhio. Quindi un prodotto che personalmente promuovo, con delle riserve ovviamente. L'aspetto da rivedere secondo me è proprio l'applicazione, che poi è il fulcro di dispositivi, di anelli come questi. Dà tutte le informazioni che servono, ma servirebbe maggiore cura nei dettagli. Ragazzi, perdonate il casino, forse fare video all'aperto non è la scelta migliore nonostante le belle giornate, ma stanno costruendo un palazzo qui di fronte, quindi sentite un po' che macello. Comunque ragazzi, ora fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Smart Ring super economico. Lo trovate un prodotto interessante oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Per acquistarlo lo trovate nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video al suo prezzo più basso. Vi aspetto nei commenti, un bel like per supportarmi, condividete questo video con i vostri amici, iscrivetevi al canale. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!